Bentornati sul canale, dopo un po' di tempo di inattività, torno finalmente a pubblicare un nuovo video, mantenendo la promessa che avevo fatto nel video precedente, cioè quella di mostrare le dashboard che ho creato ad oggi su Grafana. Quindi andiamo a vedere con una carrellata veloce le 5 dashboard che al momento ho implementato. Eccoci sulla pagina di login del nostro Grafana, mi indica che c'è una nuova versione, quindi vado a vedere su Portainer se c'è un'immagine nuova da scaricare. Segniamoci che la versione è la 833 CA finale. Quindi andiamo su Portainer, questo perché io Grafana ce l'ho su un'immagine Docker. Vado sul mio container, stoppo l'immagine, vado in Edit, controllo che ci sia Always Pulled Image e faccio il deploy. Attendiamo che scarica l'immagine e poi andiamo a controllare se la versione è aggiornata. Ok, container anche ripartito e adesso andiamo a vedere se la home page di Grafana, intanto se parte ancora e se ci dà un aggiornamento della versione. Ecco, vedete che siamo alla 834 e non abbiamo più l'avviso della versione nuova disponibile. Quindi in questo modo molto semplice è possibile aggiornare le versioni di software che girano su Docker. A questo punto andiamo a vedere le dashboard di Grafana che ho creato per visualizzare i dati di OpenHub. Inseriamo le credenziali di accesso in Grafana ed entriamo subito sulla dashboard di default. Infatti è possibile su Grafana impostare una dashboard come dashboard di apertura dopo il login, senza visualizzare quella home di default. Adesso andiamo sull'elenco delle dashboard. Ho creato una cartella contenitrice chiamata Real Time dove ho messo 5 dashboard che mi fanno vedere praticamente i dati in tempo reale oppure dell'ultimo giorno, degli ultimi 2 giorni indicativamente. Ho creato 5 dashboard, una è relativa all'ambiente, quindi dati di temperatura, umidità, gas. Una dashboard degli allarmi, che è quella che abbiamo visto prima di default. Una che riguarda l'energia, quindi consumi e produzione di energia. Network, quindi andamento dei ping e dell'intensità del segnale del wifi e la visualizzazione dello stato di rete dei dispositivi, se sono online o offline. E poi informazioni sui consumabili dell'aspirapolvere. Iniziamo dall'ambiente. Abbiamo le temperature di casa, le umidità di casa, dati in tempo reale, quindi l'ultimo dato disponibile per il sensore crepuscolare, la temperatura esterna e il rilevamento del gas, con il grafico dell'ultimo giorno in background. In questa dashboard io sto guardando le ultime 24 ore, quindi un giorno di dati, a partire dal momento attuale 24 ore indietro. Una particolarità di una dashboard di questo tipo è che le informazioni qui sotto fanno vedere sempre l'ultimo dato disponibile, indipendentemente dall'intervallo temporale che è stato scelto per visualizzare i dati della dashboard. Infatti, come vedete, qui appare un'etichetta Last One Day, che è indipendente da questo. Se io qua scelgo ad esempio i dati di ieri, ovviamente i grafici cambiano perché mi fanno vedere fino ai dati di ieri, però i dati in tempo reale fanno vedere sempre l'ultimo come dato principale e l'ultimo giorno come grafico. Per fare questo bisogna andare nelle proprietà del pannello, dentro Query Option, nel Relative Time bisogna settare l'intervallo di tempo che si vuole visualizzare e questo intervallo di tempo fa l'override rispetto all'intervallo di tempo settato nella dashboard. Per questo io, variando
questa informazione, quindi posso andare alla settimana precedente, la parte sotto adesso cambia perché è cambiato il valore corrente, comunque la parte sotto tendenzialmente non cambia. Poi oltre ambiente ho la dashboard degli allarmi, dove faccio vedere i 4 item che sono degli switch su OpenHub che vanno a 1, quindi a on in questo caso quando l'allarme scatta, e a off quando io lo riporto in posizione di riposo. Qua mi fa vedere che Soglia Energia è scattato e io ovviamente mi sono dimenticato di riportarlo a off. L'allarme degli item non aggiornati è sempre stato on, questo perché io avevo dei sensori di temperatura che erano collegati male e quindi non mi fornivano il dato. L'altro giorno l'ho corretta questa cosa e adesso devo avere ancora qualche altro problema perché ho di nuovo l'alert on. Poi ho l'allarme del gas della cucina che non è mai scattato, qua stiamo vedendo gli ultimi 30 giorni, e l'allarme robot che sono praticamente quando i consumabili vanno sotto una certa soglia. Quindi qui avevo, se non sbaglio, da cambiare la spazzola laterale, l'ho cambiata, poi sull'app del robot ho resettato il contatore, quindi l'allarme è tornato giù, finché non è tornato su di nuovo qualche giorno fa, perché avevo da pulire i sensori, se non sbaglio. Li ho puliti e adesso sono a posto. Qua sotto, stessa cosa, i dati in tempo reale dei 4 allarmi. Quindi anche questi sono indipendenti dal timestamp che setto nella dashboard. Mi fanno vedere sempre l'ultimo. Quindi come vedete, adesso sto vedendo gli ultimi 30 giorni, quindi la parte destra della dashboard è il tempo reale. Come vedete corrisponde perché a parte gli item non aggiornati che sono a on, tutti gli altri sono a off. Dashboard energia. Qui visualizzo le informazioni dei consumi del piano seminterrato, i consumi del piano terra, con dei picchi ovviamente quando si accendono ad esempio gli elettrodomestici. Non ho ancora il rilevatore dei consumi del primo piano. Qui ho il dato di produzione che è questo giallo, cliccando qua lo vedo, quindi vedete proprio la classica parabola di 2 giorni di sole, confrontato con i consumi totali. E qui a destra ho il risultato di questo confronto praticamente, perché ho un'indicazione se sto consumando o se sto più consumando rispetto a quanto sto producendo o viceversa. Come vedete di giorno, quando c'è il sole, la mia energia in tempo reale è negativa, il che vuol dire che sto producendo più di quello che sto consumando e quindi non sto richiedendo energia all'Enel. Qui sotto non sono bellissimi, poi magari li sistemo graficamente, comunque ho le informazioni in tempo reale delle varie energie. Adesso andiamo su Network. Network l'ho creata a tab, dove ho status, ping e wifi. Status mi dà gli ok per tutti gli item che sono raggiungibili sulla rete, quindi finché ho tutti ok verdi vuol dire che non ho nessun tipo di problema. Ping mi fa vedere i dati di ping, quindi i millisecondi di ping dei vari dispositivi, giusto per avere un colpo d'occhio per vedere se c'è qualcosa che va troppo fuori soglia. Finché si sta in questi range di qualche secondo con solo dei picchi va tutto bene. Ovviamente se voglio vedere solo il dato, ad esempio questo qua rosso che balla, clicco e spariscono tutti gli altri. Ad esempio qua sotto sui dispositivi del piano terra ho questo viola che è quello che ha più problemi di rete, che è un son off. Quindi questi due son off, il 5 e il 7 hanno i ping più alti, gli altri stanno tutti molto bassi. E poi il pannello wifi che mi fa vedere l'intensità di segnale che raggiungono i vari dispositivi wifi. Anche qui ho definito delle aree di soglia, finché stiamo sopra il 30% non ci sono grossi problemi. L'unico
è questo giallo. No, non è questo, ma sarà questo, ok, che ogni tanto scende sotto. Questo è un Sonoff 4 canali, però diciamo che comunque l'intensità ce l'ha sempre, quindi non si disconnette. E qua sotto ho fatto una visualizzazione a tabella dei nomi della rete wifi a cui sono collegati i dispositivi, perché io ho una rete wifi per piano più un ripetitore ISP8266 che mi permette di estendere il wifi del piano terra verso il giardino. Ultima dashboard è quella del robot aspirapolvere. Qui ho le informazioni di batteria e dei vari consumabili, quindi utilizzo del filtro che sono quasi sotto la soglia del 20%, quindi tra un po' mi scatterà l'allarme. Poi vabbè, la spazzola, il fatto che devo pulire i sensori e la spazzola laterale. Quindi qua sto vedendo le ultime 6 ore, forse avrebbe più senso vedere ad esempio l'ultimo mese. Vedete come c'è la discesa del consumo dei sensori, dei consumabili, scusate. Questo qui arancione è la pulizia dei sensori, arrivata qua, poi ho fatto la pulizia ed è tornato su. Probabilmente quando questo sensore è sceso sotto il 10% è scattata la regola di OpenHub che mi ha mandato l'allarme. Quindi se io vado a vedere intorno al 3 gennaio, 3 o 4 gennaio, dovrei avere, allora, salviamo questo intervallo temporale che mi piace, se io vado a vedere intorno al 3 o 4 gennaio, robot, il 5, quindi questo qui deve essere l'allarme che è scattato per quel consumabile che è andato sotto il 10%, evidentemente il 5 è andato sotto il 10%. Torniamo di qua a vedere, mettiamo sempre 30, salviamo anche il timestamp, andiamo a vedere, qua siamo al 3, siamo ancora al 10 e poi il 4 è sceso al 6, quindi qui è scattato l'allarme sicuramente. Poi vedete che abbiamo la batteria, che è il verde, che ha dei picchi in discesa e poi torna al 100%. Questo vuol dire che è quando parte a fare la pulizia, che quindi si scarica la batteria, poi torna alla docking station e si ricarica. Forse è un pochino più carino vedere magari gli ultimi 7 giorni. Sì, lo salverei così. Stesso discorso per le altre dashboard, qua sotto abbiamo le informazioni in tempo reale, con anche i colori che ci indicano lo stato. Vedete questo qua che è l'utilizzo dei filtri che corrisponde a questa riga, tra un po' mi farà scattare l'allarme. Uno strumento comodo su Grafana per vedere i dati di InfluxDB senza dover per forza creare delle dashboard è l'Explore. Se andiamo su Explore, io tolgo la media e il group by di default, mi posso scegliere la mia misura da vedere, quindi nel nostro caso possiamo vedere ad esempio le luci. Non ho fatto ancora il pannello, la dashboard delle luci, non so neanche se la farò, e voglio vedere quando ad esempio si è accesa una certa luce, quindi quando è che accendo le luci notturne. Mettiamo gli ultimi 7 giorni, ecco, vedete che qua vedo che intorno alle 17 si sono accese le luci notturne e alle 8, intorno alle 8 si sono spente. Qui perché io ho una regola che in base al sensore crepuscolare mi fa accendere o spegnere le luci. Posso, per fare una cosa carina, andare a mettere anche il sensore crepuscolare qui, non ce l'ho, perché non ce l'ho?
sì, scusate, misura minuscolo, lì ho fatto io un errore, avevo creato il tag maiuscolo, poi l'ho corretto minuscolo, ma è rimasto lì. Mettiamo luminanza. Ovviamente mi sfasa totalmente la scala. In questa schermata non si può fare l'override e quindi non riesco a mettere una misura sul lato destro come ordinate. Magari si può fare, non lo so fare io. Una volta si cliccava qua sopra, ma adesso non funziona. Però posso usare un trucco, magari posso moltiplicare per 100 il dato della luce, così lo riporto in scala. Vediamo un po' se si può fare. Matt. Ecco, vedete, così si vede. Nel momento in cui il sensore crepuscolare va su, vuol dire che sta iniziando ad arrivare luce, si spegne la luce notturna e viceversa si accende quando va sotto una certa soglia. Quindi questo è uno strumento abbastanza comodo per verificare intanto se il funzionamento delle nostre regole, comunque delle informazioni raccolte da OpenHub è a posto, e poi si può effettivamente verificare i dati raccolti e metterli anche a confronto. Adesso ovviamente continuerò con la creazione di altre dashboard man mano che accumulo più dati, e magari anche con una piccola ottimizzazione grafica perché non sono proprio bellissime da vedere. Magari più avanti faccio poi un aggiornamento per vedere se sono riuscito a creare qualcosa di nuovo. Per chi fosse interessato, sul mio GitHub metterò a disposizione i codici, i sorgenti JSON delle varie dashboard. Così volendo uno può prendere spunto. Ovviamente cambieranno i nomi degli item e altre informazioni un pochino più soggettive, però si può prendere spunto un po' per creare pannelli di questo genere.